La prima cosa di cui abbiamo bisogno per entrare nel mondo delle criptovalute è un exchange che ci permetterà di acquistare appunto criptovalute con gli euro. Quindi andiamo sul Play Store, cerchiamo Coinbase, che è questo, e lo installiamo. Una volta effettuata l'installazione andiamo ad aprirlo e iniziamo con la procedura di registrazione. Quindi clicchiamo su Registrati e inseriamo qui i nostri campi, quindi mail, nome, cognome, una nostra password, clicchiamo su Registrati e a quel punto ci verrà inviata un'email per confermare appunto il nostro indirizzo email. Una volta verificato l'indirizzo email completiamo l'impostazione del conto andando ad inserire prima il numero di cellulare e poi verificando l'identità. Per inserire il numero di cellulare clicchiamo qui, scegliamo il prefisso, quindi mettendo ad esempio Italia. Ci troviamo qui il prefisso dell'Italia, qui inseriamo il nostro numero di cellulare e a quel punto riceveremo un SMS con un codice che andremo ad inserire nella schermata che apparirà successivamente. Fatto questo passaggio bisognerà verificare la nostra identità e possiamo scegliere di inviare carta d'identità, patente di guida, passaporto, facendo con la fotocamera del cellulare una foto sia per il fronte sia che per il retro. Completata la registrazione andiamo quindi ad impostare il nostro metodo di pagamento preferito cliccando su impostazioni, clicchiamo sul conto e possiamo scegliere se inserire una carta di credito o di debito oppure un conto corrente. Si nota che per investimenti piccoli basta la carta di credito o debito, per investimenti più grandi è necessario invece un conto corrente. Come si può notare ho scelto di utilizzare una carta di debito. Siamo pronti per comprare, quindi clicchiamo su prezzi e andiamo a scegliere Ethereum. In questa guida abbiamo scelto di acquistare Ethereum. È importante notare che il prezzo di acquisto dell'Ethereum è relativo a questo momento preciso. Quando acquisterete voi il prezzo di acquisto sarà sicuramente diverso. Procediamo quindi con l'acquisto di Ethereum. Clicchiamo proprio su Ethereum, scegliamo acquista, inseriamo la quantità in euro che vogliamo acquistare. Avanti, conferma acquisto. Abbiamo appena acquistato Ethereum. Andando nella sezione conti possiamo vedere la lista di tutte le nostre criptovalute, in particolare in questo caso clicchiamo sul wallet di Ethereum, possiamo vedere qui il totale degli Ethereum che abbiamo sul conto. Notiamo che seppure abbiamo appena acquistato 50 euro di Ethereum, il controvalore che ci troviamo nel wallet è di 47,24 euro, questo perché al momento dell'acquisto andiamo a pagare le cosiddette fee, quindi delle commissioni che stiamo pagando all'exchange. Per mettere in sicurezza gli Ethereum che abbiamo acquistato precedentemente, ora abbiamo bisogno di un wallet. In questa guida abbiamo scelto di utilizzare come wallet Eidu, quindi andiamo sul Play Store, lo cerchiamo e lo installiamo. Quando Eidu sia installato, lo apriamo, aspettiamo il caricamento, semplicemente qui possiamo skippare e andiamo a creare un nuovo wallet. Andiamo a creare un nuovo wallet cliccando qui, accettiamo le condizioni e inseriamo una password di almeno 4 caratteri e andiamo avanti. Aspettiamo che Edu carichi. Nella blockchain sei la banca di te stesso, se perdi i tuoi dati nessuno potrà ridarteli, quindi una cosa da fare è cliccare qui, inserire la password che hai impostato precedentemente e salvare queste 12 parole in un posto sicuro dove sei sicuro di non perderle. Il nostro wallet è pronto. Adesso per inviare criptovalute in questo wallet abbiamo bisogno del nostro indirizzo pubblico. Possiamo trovarlo cliccando sull'icona in alto a destra e troviamo qui l'indirizzo del nostro wallet e qui una versione semplificata di questo indirizzo che è semplicemente una codifica sotto forma di QR code. Precedentemente quindi abbiamo acquistato Ethereum, adesso abbiamo aperto il nostro wallet su Edu e questo è l'indirizzo pubblico del nostro wallet. Quello che andremo a fare ora è prendere gli Ethereum che abbiamo sull'exchange, quindi Coinbase, e li inviamo sul nostro wallet e quindi Edu. Prendiamo quindi nota di questo indirizzo perché tra un po' lo andremo ad utilizzare per inviare gli Ethereum da Coinbase a Edu. Andiamo su Coinbase, selezioniamo la scheda conti, apriamo il nostro conto Ethereum. Per inviare clicchiamo sull'aeroplanino in alto a destra e schiacciamo sul pulsante usa il massimo. Clicchiamo su continua, andiamo ad incollare l'indirizzo del wallet che abbiamo aperto precedentemente su Edu e schiacciamo sulla freccetta per inviare. Come possiamo vedere otteniamo un errore, cioè la commissione è maggiore dell'importo da inviare. Questo perché? Perché per fare il trasferimento abbiamo bisogno di pagare una commissione di rete, quindi il totale che possiamo effettivamente trasferire
non è il totale di Ethereum che abbiamo su Coinbase, ma quello che è scritto qui. Per risolvere, quindi, ricordiamoci il numero di totale che possiamo trasferire, torniamo indietro e andiamo a cancellare tutto, e invece di fare usa il massimo andiamo noi a specificare quanto vogliamo trasferire, e la quantità massima era 84 91 12 40. Clicchiamo su continua, incolliamo l'indirizzo del wallet, clicchiamo sul pulsante in alto a destra ed ecco che la transazione è in pending, quindi in questo momento la transazione si sta effettuando tra Coinbase e Eidu. Dopo qualche minuto l'icona pending scompare, possiamo cliccare sulla transazione per vedere lo stato complete, e per confermare effettivamente che la transazione sia stata eseguita andiamo su Coinbase e possiamo vedere lo stato del nostro conto che ha dei Ethereum in più che abbiamo appena inviato. Se vogliamo partecipare con sicurezza alle ICO, a questo punto dobbiamo aprire un account su icoengine.net. Colleghiamoci quindi ad icoengine.net, clicchiamo sul menu e andiamo su Register. Inseriamo nome, cognome, indirizzo mail e una password e clicchiamo su Join Now. Inseriti i dati richiesti nella fase precedente e verificata la mail, ci troveremo davanti a una schermata in cui dobbiamo impostare i nostri dati. Scendendo ci troveremo davanti a Two Factor Authentication, in cui servirà Google Authenticator. Andiamo quindi su Play Store, cerchiamo Google Authenticator e lo installiamo. Apriamo Google Authenticator, iniziamo, andiamo avanti. E a questo punto dovremmo scannerizzare il codice, però avendolo sullo stesso cellulare non riusciamo a scannerizzarlo. Quello che possiamo fare quindi è tornare su icoengine, copiare la secret key e andare poi ad inserirla. Andiamo poi ad inserirla qui, e qui andiamo a mettere un nome simbolico per ricordare a quale account corrisponde questo codice. Aggiungiamo e otteniamo questo codice 510-781. Ovviamente nel vostro caso il codice sarà diverso, e andiamo ad inserirlo qui, 510-781, enable, e questo passaggio è completo. Abbiamo bisogno adesso di eseguire l'identificazione dell'account, quindi clicchiamo sul nostro avatar e andiamo su Identification, e abbiamo due livelli di identificazione: Tier 1, in cui bisognerà inserire nome, cognome e altri dati che ci vengono richiesti, dichiariamo di non essere cittadini degli Stati Uniti, dichiariamo di non essere residenti o comunque pagare le tasse negli Stati Uniti, di non essere soggetti alle leggi degli Stati Uniti, accettiamo i termini e verifichiamo. In questo campo dell'identificazione ci viene richiesto il nostro address del wallet, quindi quello che andiamo a fare è inserire l'address del wallet Eidu che abbiamo creato precedentemente e che possiamo trovare qui. In questo campo della pagina di identificazione ci viene richiesto il nostro Eidu ETH address. Noi andiamo a mettere l'indirizzo del wallet Eidu che abbiamo aperto precedentemente, quindi lo incolliamo qui e poi proseguiamo con Start Verification. L'ultima fase necessaria per completare l'identificazione viene chiamata Tier 2. Quello che dobbiamo fare è fornire una prova della residenza e quindi inviare una bolletta telefonica, ad esempio, dove si vede chiaramente il nostro nome e il nostro indirizzo, quindi la nostra residenza deve essere uguale a quella che abbiamo dichiarato precedentemente. Una prova dell'identità in cui dovremmo fornire foto fronte retro di passaporto, carta d'identità o patente, e un selfie. Fatto questo, diciamo che se siamo privati o azienda e proseguiamo. Fornite queste informazioni e cliccato su Next, ci verranno richieste ulteriori informazioni personali, e fatto ciò bisognerà aspettare semplicemente qualche giorno, a volte anche settimana, dipende dal momento, che l'identificazione venga effettivamente completata.